Buonasera e benvenuti o bentornati su l'Italiano per Tutti Step by Step. Oggi concludiamo il ciclo di lezioni dedicate all'applicazione pratica delle nozioni imparate in materia di nomi e articoli. Ovviamente si tratta di due tematiche importantissime, fondamentali nella lingua italiana, quindi avremo modo e occasione di riparlarne e ripassarle. Iniziamo dalla lista di nomi che ti avevo dato la settimana scorsa, alla fine della lezione. Ti avevo chiesto di determinare ovviamente genere e numero del nome e scrivergli davanti l'articolo determinativo corretto, se si tratta di un nome singolare, e l'articolo indeterminativo, se si tratta di un nome plurale. Iniziamo col primo nome. In virtù della terminazione possiamo dire con quasi assoluta certezza che si tratta di un nome femminile di tipo singolare. Abbiamo detto usiamo l'articolo determinativo davanti ai nomi di tipo singolare, quindi andiamo a vedere la prima lettera, la nostra terza domanda, si tratta di una consonante o di una vocale? È chiaramente una consonante, quindi la scelta ricade su la, articolo determinativo. Trasformiamo questo nome al plurale. La A è sostituita dalla E, tovaglie, l'articolo la al plurale diventa le tovaglie, al plurale la tovaglia al singolare. Continuiamo, troviamo la parola luce, una parola che termina con la lettera E. Le lettere precedenti non ci aiutano a determinare se si tratta di una parola femminile o maschile e nemmeno possiamo escludere che si tratti di una parola plurale femminile. In questo caso ti propongo di considerarla, per assurdo, plurale. Se fosse un nome plurale, il suo singolare terminerebbe con la lettera A. Quindi avremo Luca. È possibile questa parola? Se conosci un po' la lingua italiana sai che Luca è un nome di persona. I nomi di persona non hanno plurale, quindi questa parola non può essere il plurale di Luca, che essendo un nome proprio non ammette plurale. Possiamo escludere che sia una parola plurale. Rimane da decidere se sia una parola maschile o femminile. Siamo sicuri che il suo genere sia il singolare. In questo caso ti consiglio di considerare la traduzione di questa parola nella tua lingua. Se sei di lingua spagnola o francese e hai un'idea di cosa significhi luce, allora vedrai che anche nella tua lingua il genere è femminile e il numero singolare. Davanti ai nomi singolari mettiamo l'articolo determinativo corretto, questo nome inizia con consonante, è femminile e singolare, quindi l'articolo sarà necessariamente la. Trasformiamo al plurale e scriviamo l'articolo determinativo corretto. Il plurale di un nome che finisce con E finisce con I, quindi luci. L'articolo sarà quindi le luci. Arriviamo a libri, è una parola di genere plurale e sappiamo anche che è maschile. Il suo singolare è libro. Abbiamo detto che scriveremo davanti ai nomi plurali l'articolo indeterminativo corretto. Per trovare l'articolo indeterminativo ci appoggiamo sull'articolo determinativo plurale. Libri al plurale, iniziando con consonante, maschile, plurale, prende l'articolo I. Per l'articolo indeterminativo non dobbiamo fare altro che scrivere di E davanti al plurale dell'articolo determinativo. Diciamo dei libri. Se consideriamo il singolare,
diremmo un libro. La parola successiva è mano. La terminazione è in realtà una trappola. Ci verrebbe da pensare al genere maschile singolare, ma questa parola rappresenta un'eccezione. Si tratta di una parola di genere femminile che termina con la lettera O. Poche sono le eccezioni, ma esistono mano, radio, moto, terminano con la O, ma sono parole di genere femminile. Nessun dubbio sul numero singolare. Una parola di genere femminile singolare che inizia con consonante ha l'articolo determinativo la. E se trasformiamo il nome al plurale, mani, l'articolo diventa ovviamente plurale, esiste una sola scelta, al femminile le mani. Ti ricorderai che la parola zi rappresenta un'eccezione alla regola di formazione del plurale dei nomi che terminano con io. È un nome maschile, plurale, il suo singolare, se ben ti ricordi, è zio. Abbiamo risposto alla prima domanda, alla seconda. Adesso andiamo a vedere se questo nome inizia con una consonante o con una vocale. Inizia con una consonante. Non è ancora sufficiente al maschile per determinare l'articolo corretto. Ci dobbiamo chiedere se si tratta di una consonante ordinaria o di una consonante speciale. Ed è proprio quest'ultimo il caso. Davanti a un nome maschile che inizia con Z, usiamo al plurale l'articolo determinativo gli. Gli zi, noi vogliamo l'articolo indeterminativo, quindi ci scriviamo davanti di e. La base sono gli articoli determinativi, evidentemente. Degli zii. Al singolare quale sarebbe invece l'articolo? Beh, sarebbe uno zio. Arriviamo quindi ad amaca, parola evidentemente femminile singolare, che inizia con vocale, quindi il suo articolo sarà determinativo perché è singolare, sarà l'amaca. Al plurale questo nome sostituisce CA con CHE e il suo articolo sarà il femminile plurale le. Tavoli, nome plurale, una parola che ormai già conosciamo, è il genere maschile. Inizia con consonante o vocale? Consonante. Consonante ordinaria o di tipo speciale? È un tipo ordinario, quindi scriviamo l'articolo determinativo I, che ci servirà per arrivare all'articolo indeterminativo dei. Dei tavoli. Se invece lo trasformiamo al singolare abbiamo tavolo e diremo un tavolo. Ancora una parola di genere maschile singolare, il suo plurale è psicologi. Andiamo a vedere come inizia con due consonanti che appartengono alla categoria consonanti speciali. Quindi al singolare usiamo l'articolo lo. E se lo trasformiamo in plurale diventa l'articolo gli. Lo psicologo, gli psicologi. Un'altra parola plurale, plurale di genere maschile, è il plurale di studio. Al singolare questa parola maschile inizia con la combinazione di consonanti ST, quindi il suo articolo al plurale sarà gli studi e il conseguente articolo indeterminativo è degli studi. Se invece andiamo al singolare, studio, l'articolo sarà uno. E finiamo con opinione, una parola sicuramente femminile, singolare, che inizia con vocale. L'articolo è L'.
E se trasformiamo il plurale, aggiungiamo una I al posto della E, l'articolo diventa le opinioni. E con questo è davvero tutto per questo ciclo di esercitazioni. Spero che ora ti sia chiaro come determinare il genere e il numero di un nome e come scegliere l'articolo determinativo o indeterminativo corretto da scrivergli davanti in funzione delle frasi che vuoi emettere. Come ho già detto più volte, questo è un tema enorme, non troppo difficile, ma è necessario un po' di tempo per assimilare tutte queste nozioni. Per questo ti invito a fare il maggior numero possibile di esercizi su questo argomento. Su internet ne trovi un'infinità, hai solo l'imbarazzo della scelta. La settimana prossima, importantissima lezione, non perderla, parleremo del verbo. Quindi appuntamento qui tra 7 giorni. Per il momento ti auguro una bellissima serata. Arrivederci.